Benvenuto su Black & Wire, io sono Giorgia, lavoro lastre e fili di metallo da molti anni e qui su questo canale condivido consigli e tutorial su questo argomento. Quello che andiamo a fare insieme oggi è un elemento molto divertente, te lo mostro qua nel video, è sicuramente particolare e soprattutto puoi utilizzarlo veramente in qualsiasi modo, può essere lui stesso un ciondolo, può essere il componente di una collana, oppure puoi farli più piccolini e utilizzare queste sfere per fare degli orecchini. Come sempre sai che in ogni mio tutorial in realtà non voglio solo insegnarti a fare questa cosa e basta, ma voglio darti gli strumenti per realizzare le tue creazioni. Questo elemento è fondamentale per farti capire come possiamo realizzare una struttura solida in 3D con il filo di metallo, andando a utilizzare semplicemente dei fili anche abbastanza sottili, ma lavorandoli in un modo un pochino diverso rispetto a quello che si vede solitamente nella tecnica wire. Ovviamente non ho inventato nulla di nuovo, però questo elemento mi piace moltissimo e soprattutto non vedo che viene utilizzato così spesso, nonostante sia abbastanza semplice per chi già fa questo tipo di lavorazioni. L'importante è che segui bene questo tutorial, non importa se le prime volte non verrà benissimo, è normale, è del tutto normale, l'importante è continuare a provare, vedrai che i risultati arrivano, perché la manualità si impara, questo è un dato di fatto, e quindi fammi sapere se questo tutorial ti piace, lascia un mi piace e iscriviti al canale per non perderti nuovi video. Prendo il filo da 1,2 mm e ne taglio un pezzo da 42 cm. In una delle due estremità faccio un cerchietto che sarà la solina del mio pendente. In questo modo. Ora vado a creare un altro cerchietto, ma nel piano opposto a questo, quindi questa asola la metto così, la prendo con le pinze in questo modo e poi faccio girare il filo. Questo cerchio che ho appena fatto sarà l'inizio della spirale che andrà a comporre la mia sfera. Ho tagliato 3 fili del diametro da 0,4 mm, tutti della lunghezza di 40 cm. Ne prendo uno, lo piego a metà per individuare il centro. E ora lo devo andare a fissare sul cerchio che ho appena finito di realizzare, quindi quello che sarà l'inizio della sfera. Come vedi ho fatto un paio di avvolgimenti. Ora mi serve che tutti questi fili che vado a fissare escano esattamente come questo filo, ovvero dall'interno vadano verso l'esterno, quindi il contrario di quest'altra estremità. Infatti questa vado a fissarla nella parte opposta del mio cerchio e ecco che anche questa estremità adesso va dal centro della sfera verso fuori. E vado a fare la stessa cosa incrociando anche gli altri fili. In questo caso l'estremità corretta è questa, perché sta andando verso fuori, questa invece passa per l'interno, e quindi sarà questa che andrò a fissare dalla parte opposta. Visto che qua c'è sia la solina che la prima spirale, vado a prendere entrambi
i fili. Vado a fissare l'ultimo filo, esattamente come ho fatto per gli altri. Ok, adesso tutte le estremità che ho escono da dentro al cerchio e vanno verso fuori. A questo punto vado a prendere il filo da 0,4 e questa volta non lo taglio, lo lascio attaccato alla bobina perché devo andare a ricoprire questo filo con gli avvolgimenti semplicissimi di questo più sottile per circa 30 cm. Quindi semplicemente inizio dall'estremità, perché poi con questi avvolgimenti è semplice far scorrere la lavorazione. È importante che tutti gli avvolgimenti siano vicini e quindi la lavorazione sia compatta. Proseguo così per 30 cm di lunghezza. Poi piano piano questa può scorrere, quindi per comodità la faccio qua vicino all'estremità, così lavoro meglio e poi la faccio scorrere. Attenzione anche a un'altra cosa, perché ovviamente facendo questo tipo di lavoro in continuazione e non avendo tagliato il filo succede questo, ovvero che si va a creare qualche impiccio che potrebbe andare a creare dei nodi. Quindi molto spesso dobbiamo fermarci, sciogliere questo filo, tirarlo bene dalla bobina verso la nostra lavorazione, in modo tale che non ci siano problemi. Ok, bene, io già avevo preparato quest'altra parte, così da velocizzare la registrazione. Semplicemente questa piccola estremità la vado a tagliare, l'inizio dell'avvolgimento lo vado a tagliare. Mentre alla fine ho tagliato a circa 40 cm perché forse potrebbe di nuovo servirmi fare degli avvolgimenti. Ok, adesso inizia la lavorazione un pochino più impegnativa. Devo assicurarmi che questi raggi siano equidistanti, soprattutto all'inizio, perché una volta fissati proseguiremo con la loro posizione. Adesso mi aiuto con le pinze tonde e vado a spostare pian piano questo filo, quindi quello con l'avvolgimento, e vado a ruotare intorno al cerchio di base, ma non come per le spirali e quindi andiamo intorno e basta, andiamo intorno in questo modo. Quindi già gli diamo la forma della sfera, perché non vado a posizionare il filo accanto all'altro ma un po' più giù, così da creare appunto delle spirali. Ogni volta che incontro uno di questi raggi lo utilizzo per fissare bene questo nuovo giro, quindi ogni raggio per me è un avvolgimento.
Devo fare molta attenzione a questi raggi che siano equidistanti, soprattutto la prima volta che li vado a posizionare. Il primo giro è il più difficile perché per posizionare bene questi bisogna avere molta attenzione e soprattutto per fare presa sulla base e girare bene il filo abbiamo soltanto questo, quindi o ti aiuti con le pinze o comunque è normale che sia il passaggio più critico. Adesso continuo così, faccio un pezzettino alla volta in modo tale da fissare ogni singola spirale. Adesso non mi resta che proseguire in questo modo, quindi faccio ogni volta una piccola parte della mia sfera, una piccola spirale e poi la vado a fissare bene. Già si inizia a vedere il perché devono essere equidistanti i raggi, perché ogni volta che andiamo a fare un avvolgimento per fissare il nuovo giro, questo avvolgimento va a comporre una decorazione e quindi è per questo che è importante farlo in maniera precisa. Inoltre la struttura più è precisa e più sarà solida. Adesso mancano circa 15 cm alla fine e visto che avevo fatto un avvolgimento di 30 cm sono già a metà del mio avvolgimento. Questo significa che sono a metà della sfera e quindi dal prossimo movimento il prossimo giro sarà un pochino più stretto. Anziché andare fuori dal cerchio precedente per allargare la mia figura, andrò un pochino più all'interno. In questo modo andrò a stringere la sfera e a chiuderla.
Proseguo gli avvolgimenti perché questo filo non mi basta per concludere la mia sfera. Bene, adesso questo filo lo taglio, che è quello dell'avvolgimento sul filo principale. Questa è l'ultima estremità che ho chiuso, quindi che mi è stata utile per bloccare la mia sfera. Faccio un altro mezzo giro e la chiudo nascondendo l'estremità tra gli avvolgimenti della mia sfera. Stessa cosa con tutti gli altri, quindi faccio mezzo giro, taglio e chiudo. Adesso non mi resta che tagliare il filo e fare una solina. Io lo andrò a fare, come vedi questa asola è spostata, non è completamente al centro ma è su un lato, quindi se prendendola per questo verso la mia asola è verso l'alto, dall'altra parte farò la stessa cosa. Taglio a circa 1,5 centimetri e la mia sfera è terminata. Come vedi, la decorazione, che poi sono gli avvolgimenti per andare a stringere bene la sfera, fa un disegno in questo senso, quindi va a dare un senso di spirale. Adesso la vado ad ossidare, ti lascio qua il video di come ossido i miei gioielli, quindi clicca qui sulla scheda oppure ti lascio anche il link sotto nella descrizione. E questo elemento lo vado sicuramente a utilizzare per realizzare una collana, e ovviamente è già importante così, però con queste due asoline posso aggiungere o qua per esempio la catenina e qua la pietra o comunque altri elementi. Se dovesse servirti una sfera senza o magari con una sola asolina, l'importante è che questo primo cerchio lo vai ad appiattire e quindi a fare fai in modo che sia il primo cerchio della sfera. In questo caso sono due anellini distinti perché mi serve proprio per come elemento centrale. Quindi, ricapitolando, una volta creato il primo anellino della nostra struttura si vanno a legare bene quelli che saranno i raggi. Io ti consiglio di non farli meno di 6 perché ti faccio vedere quest'altra che ho fatto ieri, si è già ossidato, questo è il rame nudo.
perché in questo modo rimane un po' troppo morbida. Ecco, qua c'è l'esempio che ti dicevo prima, questo cerchietto l'ho lasciato in fondo schiacciato e la sfera è così semplicemente. Una volta lasciati bene i raggi si va a realizzare la spirale, però anziché fare la spirale attorno alla base precedente si va a scalare di un pochino. Tra l'altro, in base a quanto scali e quanto fai lungo il filo avvolto, puoi regolare questa sfera, può essere un po' più allungata, può essere più grande ovviamente, questo poi vedi tu. Un'altra cosa importante, gli avvolgimenti che ho fatto sul filo principale non sono necessari, nel senso è una decorazione e a me piace così, ma puoi lasciare il filo nudo. Tra l'altro se vuoi fare delle prove ti consiglio di iniziare proprio così, quindi senza avvolgimenti, anche perché sprecheresti più filo e soprattutto anche più tempo. L'importante appunto è fare questi raggi e poi ogni piccolo pezzettino del nostro componente lo andiamo a fissare. La decorazione è assolutamente a tuo gusto. Come sempre fammi sapere se ti è piaciuto questo tutorial, lascia un mi piace e se vuoi vedere altri tutorial su elementi particolari o una tecnica che vuoi imparare, fammelo sapere nei commenti, sono felice di vedere le vostre idee e se ovviamente mi ritengo abbastanza capace sono felice di fare un nuovo video tutorial su richiesta. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao! Questo pendente l'ho realizzato combinando questi due elementi, uno lo abbiamo appena realizzato insieme ora, l'altro lo trovi sempre qui sul mio canale, clicca sulla scheda oppure nel link che ti lascio sotto nell'info box.